Eccoci qui, a grande richiesta facciamo un corso accelerato di trading, dalle basi andando a trattare e spiegare tutti gli strumenti utili per iniziare a fare trading. Questo video è un concentrato di informazioni, quindi sedetevi comodi e prendete carta e penna. Poi qui sotto in descrizione vi lascio delle risorse aggiuntive ed un indice, così potete navigare più facilmente nel video. Ma il mio consiglio è quello di seguire tutto questo video senza saltare pezzi, perché andiamo a costruire l'informazione mattone su mattone. Quindi assicuratevi di non perdere pezzi. Ora, prima di iniziare, vi chiedo soltanto di lasciare un mi piace, perché io e Luca abbiamo dedicato veramente tanto tempo per realizzare questo contenuto. Ed un vostro mi piace sarebbe un modo per supportare il nostro lavoro e per far arrivare questo video a molte altre persone. Ma adesso passiamo al computer, passiamo ai grafici ed io vi invito a rimanere fino alla fine perché in questo video ci sono veramente tante chicche. Allora ragazzi, siamo qui con Luca di Scacciati, trader professionista che mi ha già aiutato in vari video, quindi ti saluto Luca e possiamo iniziare. Grazie mille ancora della tua disponibilità. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Io direi di cominciare subito con un'infarinatura veloce di quello che è il grafico, per spiegare appunto magari a chi ancora non fosse esperto di grafici, appunto da cosa è formato e come funziona. Questo che abbiamo di fronte è il grafico del Bitcoin, quindi qui nella parte bassa abbiamo le date, chiaramente, vedi che abbiamo appunto tutte le date in cui si sviluppa poi il grafico, mentre sull'asse verticale abbiamo chiaramente i prezzi del Bitcoin. Il bello dei grafici è che ci consentono sostanzialmente di vedere quello che è stato l'andamento di un determinato strumento finanziario nella storia e di conseguenza, conoscendo il passato, possiamo fare delle ipotesi su quello che potrebbe essere il futuro, così da chiaramente sfruttarlo nelle nostre operazioni di trading per ottenere un profitto. Altra cosa importantissima da dire dei grafici è che il grafico può essere visto con dei filtri, se vogliamo dirlo in un modo un po' diciamo giovane, dei filtri che ci consentono sostanzialmente di vedere o più nello specifico, più nel dettaglio, o meno nel dettaglio, ma andando a vedere più indietro nel tempo. E questa cosa la otteniamo attraverso il time frame. Vedi che qui abbiamo appunto tutta una serie di diciture che vanno dal minuto, passando al 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, fino ad arrivare ai grafici orari, 4 ore, quotidiano, quindi giornaliero, e addirittura settimanale e mensile. In questo momento stiamo vedendo un grafico giornaliero. Che cosa significa grafico giornaliero? Significa che andiamo a rilevare i prezzi importanti di questo strumento finanziario una sola volta al giorno. Quindi ognuna di queste candele che vediamo, candele giapponesi appunto, sono molto utili, poi le vedremo, ma sostanzialmente vanno a registrare quelli che sono i prezzi importanti, in questo caso per la giornata, per una singola giornata, dato che siamo sul time frame giornaliero, e vediamo appunto per esempio che se io mi vado a posizionare con il mouse sopra questa candela rossa, vediamo che questa candela ci restituisce il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo massimo a cui appunto durante quella giornata l'escursione di prezzo, appunto i prezzi hanno raggiunto, e il prezzo minimo. Ok, quindi ogni singola candela ci dà 4 prezzi che sono l'apertura, la chiusura, il massimo e il minimo. Come dicevo prima, il time frame è un concetto estremamente importante quando si va a fare trading. Perché se noi volessimo per esempio andare ad analizzare più nello specifico magari solamente le ultime giornate, ti faccio notare Riccardo che per esempio negli ultimi giorni il Bitcoin si è mosso praticamente solo al rialzo. Ti chiedo di ricordarti queste candele perché abbiamo una candela verde, quindi che ha portato i prezzi verso l'alto, una seconda candela verde che ha portato ancora di più i prezzi verso l'alto, e poi 2 candele piccoline dove la tendenza rialzista continua comunque a essere sul grafico presente. Detto questo, come ti dicevo,
la lente con cui stiamo vedendo questo grafico è una lente giornaliera, quindi vediamo solamente 4 prezzi, cosa che ci consente sì di capire come il prezzo si è mosso, ma non possiamo sapere esattamente nel dettaglio cosa è successo all'interno dei giorni. Quindi che cosa possiamo fare? Se volessimo andare ad analizzare più nello specifico gli ultimi 4 giorni, dovremmo abbassare il time frame. E se per esempio andiamo a scegliere un grafico orario, ecco qua, vedi che ci accorgiamo sostanzialmente di come, andando a inserire un time frame H1, ovvero orario, le candele non sono più candele giornaliere, ma sono candele che registrano il prezzo minimo, il prezzo massimo, l'apertura e la chiusura ogni singola ora. Praticamente prima avevamo che ogni candela equivaleva ad un giorno, adesso abbiamo che ogni candela equivale a un'ora e quindi abbiamo un Esattamente. ingrandimento della nostra analisi. Esattamente, esattamente. È come se avessimo preso una lente di ingrandimento o un microscopio e avessimo, diciamo, guardato più nel dettaglio quello che è successo sul grafico. In questo caso vediamo praticamente che questo possiamo vedere è il primo giorno appunto che vedevamo sul grafico precedente con appunto un rialzo di dimensioni ridotte, e questa qui è la candela che vedevamo prima. Poi abbiamo la seconda candela più grande e poi abbiamo appunto le altre candele piccoline che abbiamo visto prima sul grafico, che hanno un corpo molto piccolo semplicemente perché durante la giornata i prezzi si sono mossi poco, e un massimo e un minimo appunto comunque sempre molto molto concentrato. Quindi queste, diciamo, sono le cose principali che ci servono sapere per andare a vedere un grafico e saper interpretare un grafico. Il consiglio proprio pratico che do è: la prima cosa che dobbiamo fare quando ci approcciamo a un grafico è andare a vedere un grafico di lungo termine, come potrebbe essere per esempio un grafico settimanale dove le singole candele sono settimane, proprio perché su un grafico di questo tipo riusciamo a capire di individuare quelli che sono i trend di lungo periodo. Trend che dobbiamo sapere individuare perché uno dei segreti proprio del trading pratico è quello di operare in direzione del trend superiore, cosa che ci consente appunto di massimizzare quelli che sono i nostri profitti. Una volta analizzato il grafico settimanale possiamo spostarci sul giornaliero, dove possiamo cominciare appunto a tracciare per esempio le trend line e ad utilizzare tutti gli strumenti che vedremo durante questo video. Se non hai domande, Riccardo, passerei alla parte pratica proprio qui sul Bitcoin per cercare di capire dove cavolo sta andando la criptovaluta. Passiamo subito alla parte pratica, direi che penso sia la più utile ed interessante perché poi sapere le nozioni sì, ma dobbiamo anche, diciamo, cercare di sfruttare queste nozioni e cercare di guadagnare qualcosa, giustamente. Esatto, poi ricordo che tu hai fatto in passato, sempre in questa playlist dei video dove sei andato proprio nello specifico di questi tecnicismi riguardanti i grafici e anche tutti gli strumenti che abbiamo fatto, quindi se qualcuno avesse perso qualche pezzo, ricordo che li trovate nei vecchi video che abbiamo fatto. Allora, partiamo subito con il grafico del Bitcoin. In questo caso cominciamo a tracciare delle trend line che ci aiutino a capire dove sta andando il Bitcoin. In questo caso siamo di fronte ad un grafico che riporta un massimo proprio in questo punto, e proprio da questo punto andiamo a tracciare la nostra prima trend line. I primi prezzi che incrociamo sulla nostra strada sono appunto questi, ovvero i massimi del febbraio del 2020, proprio prima dell'inizio dei forti ribassi, anche collegati a quello che sta succedendo nel mondo con questa pandemia. Benissimo, abbiamo tracciato la prima trend line. Che cosa ci fa capire questa trend line? Ci fa capire una cosa molto importante, ovvero che nel lungo termine, diciamo nel medio-lungo termine, siamo all'interno di una tendenza comunque ribassista. Comunque ricordo Luca che
per chi non sapesse tracciare una trend line, insieme abbiamo già fatto un video su come tracciare una trend line che comunque potete trovare qui sotto in descrizione o comunque qui nei link nell'indice. Una Esatto. cosa da sottolineare: per tracciare trend line ribassiste, come in questo caso, bisogna avere massimi e minimi decrescenti. Esattamente, guarda, te li sto evidenziando. In questo caso che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato un massimo chiaramente assoluto, che è quello il più alto, il punto più alto del grafico dove stiamo lavorando, e soprattutto la regola, diciamo, dice che il massimo dove passa la trend line, vediamo che la nostra trend line nasce qui dove abbiamo iniziato e passa appunto da questo massimo. Questo massimo è importante che sia compreso tra due minimi decrescenti che vediamo qua appunto, proprio perché per avere una trend line corretta dobbiamo sostanzialmente isolare quello che è un trend completo. E un trend completo è fatto da un massimo, un minimo più basso chiaramente, un massimo inferiore al precedente massimo e di nuovo un minimo che sia più basso del precedente minimo. Praticamente qui che cosa abbiamo? Abbiamo un trend completo che ci permette sostanzialmente di andare ad analizzare tutto quello che succederà successivamente. Ok, comunque mi ricordo appunto che avevi fatto un video bellissimo dove spiegavi proprio nel dettaglio come tracciare la trend line. A questo punto come facciamo? Come avevamo appunto spiegato nei precedenti video, andiamo a approfondire quello che sta succedendo, perché chiaramente la trend line adesso passa per $9.500 a Bitcoin, chiaramente i prezzi sono un po' lontani e di conseguenza non ci danno un'indicazione precisa. A questo punto però che cosa possiamo fare? Possiamo tracciare una seconda trend line che vada ad unire sostanzialmente i punti, i nuovi massimi, quindi la nuova trend line parte a origine proprio dal punto di massimo in cui passa la prima trend line. Quindi qua, dal punto dove passa la prima trend line, noi possiamo sempre generare una nuova trend line, che in questo caso facciamo passare da questo massimo, che come vedi ha esattamente le stesse caratteristiche del massimo precedente, ovvero è compreso tra tra due minimi inferiori, e anche in questo caso riusciamo ad individuare un trend completo massimo minimo massimo minimo. Ok? Che cosa ci racconta questa trend line che abbiamo appena tracciato? Ci racconta qualcosa di molto interessante, perché se andiamo a vedere abbiamo i prezzi che rompono con violenza la trend line e cominciano a dirigersi verso quello che è il target price, quindi l'obiettivo del movimento che viene generato dalla rottura di una trend line. Come sicuramente Riccardo ti ricordi, quando una trend line viene rotta, l'obiettivo diventa la trend line del ciclo superiore. Quindi in questo caso l'obiettivo diventa la trend line che passava dal punto in cui è stata originata la trend line che è stata rotta. È chiaro? Ti ricordi questo passaggio? Chiarissimo. Poi un'altra cosa da sottolineare è la conferma della rottura. Bravissimo, bravissimo. Cavoli, ti ricordi tutto, sei preparatissimo. Sono preparato, sono preparato. Per farti vedere questo, andiamo sul grafico orario perché si vede bene. Vedi che cosa abbiamo fatto? Scendendo di time frame, passando dal giornaliero all'orario, in pratica è come se andassimo a zoomare quello che succede più nello specifico. In questo caso vediamo che qui abbiamo il punto di rottura reale appunto della trend line con i prezzi che vedi come si staccano completamente dalla trend line, come si allontanano, e poi abbiamo quello che tecnicamente viene chiamato pullback, ovvero una cosa che avviene nel 95% dei casi, ovvero un ritorno
verso quello che è la zona, verso quello che è il punto di rottura della trend line. Questo, oltre a essere appunto una conferma dell'inversione di tendenza, è proprio spesso uno dei punti migliori dove entrare appunto al rialzo sullo strumento che stiamo analizzando, in questo caso al Bitcoin. Perché è molto interessante questa analisi? Perché noi dalle trend line, grazie alle trend line, abbiamo due notizie estremamente interessanti, ovvero sappiamo bene che una volta che la trend line viene rotta e una volta che abbiamo la conferma, abbiamo anche un target price. In questo caso noi sappiamo che con le dovute tempistiche e con movimenti verso l'alto e verso il basso, con massimi e minimi crescenti, ma con alte probabilità raggiungeremo quella che è la trend line del ciclo superiore. Quindi sappiamo in questo caso, arriviamo sostanzialmente a una conclusione per l'analisi, ovvero, e te la riporto qui sul grafico giornaliero, sappiamo che il Bitcoin con buone probabilità arriverà nel giro, diciamo, di qualche seduta o qualche settimana, questo non lo sappiamo di preciso, arriverà appunto a toccare la trend line posta in area 9.000-9.500 punti. Quando i prezzi saranno lì, decideremo se metterci al ribasso oppure puntare alla rottura di questa trend line e di conseguenza cavalcare ancora di più un eventuale rialzo che potrebbe continuare ancora per più tempo. Chiarissimo, non c'è alcun dubbio. Bene, 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 bene. Io direi sempre collegato alle trend line, perché appunto la cosa importante è che non dobbiamo poi utilizzare solamente uno strumento, quindi non dobbiamo utilizzare solo le trend line per analizzare un grafico, le trend line sono importantissime, ma passerei a vedere un altro strumento molto interessante che è l'S&P 500, ovvero il grafico dell'indice più famoso e più importante al mondo, perché questo ci dà la possibilità sostanzialmente di andare a vedere anche il secondo strumento che vorrei introdurre in questa analisi pratica per il trading online pratico che stiamo facendo, che è la stagionalità. Però partiamo prima di tutto dal grafico. Perché in questo caso che cosa vediamo? Vediamo che sta succedendo qualcosa di Sì, molto comunque, interessante. per chi non lo sapesse, l'S&P 500 è una raccolta, un indice con le 500 aziende a più alta capitalizzazione americane, giusto per precisare la cosa. Praticamente questo che noi vediamo è appunto il grafico dell'indice, è la somma e la media delle performance al rialzo e al ribasso delle, appunto come hai detto tu, 500 compagnie più grosse degli Stati Uniti d'America. È molto interessante fare le analisi sugli indici perché poi attraverso appunto gli strumenti finanziari che possono essere i future o i CFD possiamo andare a fare trading proprio su tutto l'indice ed è qualcosa di molto interessante perché ci permette appunto di utilizzare degli strumenti che sono altamente liquidi, dato che essendo un paniere di titoli così grosso è davvero molto molto scambiato. Detto questo, che cosa sta succedendo in questo caso, Riccardo? Abbiamo tracciato dai minimi appunto di questo indice, minimi appunto che sono stati segnati proprio nelle sedute passate, poche sedute fa, dove c'è stato l'inizio del rimbalzo che ha caratterizzato le borse nell'ultimo periodo. Guarda che cosa è successo però proprio pochi giorni fa, c'è stata la rottura al ribasso di questa trend line. Situazione molto molto interessante perché proprio in questo momento stiamo vivendo una situazione molto interessante. Perché? Perché come ben sai nel momento in cui una trend line viene rotta abbiamo un primo impulso ribassista ma poi spesso e volentieri abbiamo proprio il rimbalzo che precede poi l'inversione vera di tendenza. Ora, sembrerebbe in questo caso proprio che siamo in un punto cruciale, perché dopo la rottura vediamo appunto che i prezzi hanno segnato qualche seduta al rialzo e tutto lascerebbe pensare che siamo arrivati su quello che possiamo chiamare una resistenza
molto forte che effettivamente potrebbe dar vita ad un nuovo impulso ribassista. Ora, siccome chiaramente dobbiamo avere delle conferme, come abbiamo detto, le trend line sono molto buone, sono uno strumento molto potente, ma sono qualcosa che da sole a volte chiaramente sbagliano, quindi dobbiamo cercare delle conferme o delle smentite di quello che stiamo dicendo. Quindi dobbiamo andare a cercare degli elementi aggiuntivi. Il primo elemento che ti voglio far vedere è dato dai volumi, che sono questi qua appunto che vediamo nella parte bassa del grafico. Perché ho messo questi volumi e perché sono interessanti? Adesso faccio così, così ti evidenzio l'andamento dei volumi. Perché guarda che cosa sta succedendo. Proprio in concomitanza dell'arrivo dei prezzi su questo livello, 2851, abbiamo praticamente dei volumi che sono molto 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 bassi. In poche parole, è come se i prezzi fossero un'automobile e questo livello fosse un muro da sfondare o un cancello da sfondare. Se i prezzi arrivano su un punto così importante come questo qui, che già in passato, guarda, ha fatto rimbalzare i prezzi, guarda anche qui, già in passato appunto i prezzi hanno sentito quel livello. Se i prezzi ci arrivano con dei volumi molto bassi, è un po' come se noi cercassimo di sfondare questo cancello con una macchina, ma arrivassimo davanti al cancello non in accelerata ma in frenata. E quindi già questo è un primo elemento che ci fa capire come effettivamente questo livello potrebbe essere un livello che spinge i prezzi verso il basso. Spero che l'esempio sia capibile. Cosa ne dici, Riccardo? L'esempio è chiarissimo, c'è sempre meno forza nella spinta in su, quindi è probabile, dato che c'è stata una rottura, poi un pullback, che i prezzi poi tornino nuovamente in basso. Questo, diciamo, è analizzare anche i volumi per fare in modo che la nostra analisi sia arricchita. Esatto, bravissimo. I volumi sono qualcosa di molto utile. Non ne avevamo fatto una puntata specifica, però appunto siccome qua vogliamo dare degli elementi pratici da utilizzare appunto a chi ci sta ascoltando, in questo caso vediamo appunto che è come se al mercato mancasse un pochettino di benzina, ok? Quindi se si arriva su un livello così importante con una macchina che sta già rallentando, e lo vediamo da qui, dall'andamento appunto dei volumi, le probabilità che svolti, diciamo, faccia un'inversione a U e riprenda ad andare nella direzione opposta sono molto alte. Chiaramente queste sono tutte probabilità, non abbiamo mai la certezza che una cosa avvenga, perché basta che Trump esca con una dichiarazione. Prova a immaginare se dovesse uscire in questo momento il vaccino per il coronavirus, chiaramente tutta la nostra visione probabilmente verrebbe inficiata dalle nuove notizie. Però diciamo che facendo così noi ci mettiamo le probabilità a favore e in questo caso appunto vediamo come comincia il grafico a prendere un diciamo ad avere un senso logico, una linea che potrebbe appunto poi verificarsi. Però non ci basta e in particolare sugli indici abbiamo la fortuna di avere dalla nostra parte anche la stagionalità, che è uno strumento estremamente potente. Qui vado su investire.biz dove abbiamo anche tutta una sezione sulla stagionalità e nello specifico vado a prendere la stagionalità dell'S&P 500. Ovviamente ogni singolo strumento ha la sua stagionalità. Che cos'è la stagionalità? Lo vuoi raccontare tu? No, raccontalo tu che sei Va molto bene, più bravo va di bene. me. Ok, allora è molto semplice la stagionalità come concetto. Come si calcola la stagionalità? Si calcola prendendo determinati periodi temporali dello stesso strumento finanziario, ponendoli sullo stesso grafico. In questo caso, molto semplicemente, abbiamo, diciamo, gli spezzoni dell'indice DAX, quindi in questo caso il DAX è l'indice tedesco,
Quindi all'interno dell'indice DAX sono presenti le più importanti azioni tedesche, esattamente come l'S&P 500, solamente che questo è tedesco, l'S&P 500 è americano. Abbiamo preso tutti gli anni del DAX con dati giornalieri, dal 2007 fino al 2017, e li abbiamo messi su questo grafico. Quello che andiamo a fare è un qualcosa di estremamente semplice, ovvero facciamo una media matematica, quindi un'operazione che ci hanno insegnato alle elementari, che va sostanzialmente a fare un bel mischione di tutti i dati che abbiamo visto prima. Che cosa succede facendo così? Troviamo questo grafico e questo grafico ci dice durante tutto l'anno, perché questo rappresenta appunto la media di tutti gli anni, ci dice come tendenzialmente si muove l'indice DAX durante l'anno e vediamo appunto una cosa molto interessante, ovvero che abbiamo la prima parte, i primi mesi dell'anno che hanno tendenzialmente un movimento al rialzo. Poi abbiamo l'inizio, diciamo, il periodo primavera-estate dove appunto questo indice è caratterizzato da un movimento al ribasso, ok? E poi abbiamo l'ultima parte dell'anno con in particolare gli ultimi 3 mesi dell'anno dove abbiamo appunto una tendenza da parte dell'indice DAX a segnare dei nuovi massimi, ok? O meglio, a segnare un periodo di rialzi. Questo è importante perché? Perché da questi grafici, dalla stagionalità, si capisce che spesso e volentieri l'andamento degli indici non è casuale e appunto gli indici di borsa ripetono spesso e volentieri periodi di rialzo e di ribassi sempre nello stesso periodo. Infatti, come ben sai, uno dei detti più famosi in borsa è sell in May and go away, che vuol dire vendi a maggio e scappa. Ecco che se andiamo a vedere appunto il grafico dell'S&P 500 ci accorgiamo perché questo detto è nato in borsa. Perché? Perché negli anni gli operatori di borsa si sono accorti che dal mese di maggio in poi tendenzialmente la borsa americana è stata sempre caratterizzata da un periodo tendenzialmente negativo. Attenzione perché non vuol dire che sicuramente le borse a maggio scendono, ok? E fino a settembre scendono, ma statisticamente, tendenzialmente questo è qualcosa che succede. Ora andiamo a cercare di capire come possiamo utilizzare questa informazione nel nostro caso, dato che, guarda caso, siamo proprio appunto a cavallo a inizio di questo mese di maggio, dove appunto cominciano poi spesso i ribassi. Come facciamo a utilizzare questa informazione? Beh, andiamo sul nostro grafico e ci vengono in mente tutte le cose che abbiamo appena detto. Abbiamo una rottura di una trend line, abbiamo i prezzi che stanno rimbalzando su una resistenza molto importante, abbiamo dei volumi che stanno calando. Beh, cavoli, siamo a cavallo praticamente del mese di maggio, di conseguenza è intelligente aspettarsi uno storno dei prezzi. La cosa importante, la cosa interessante, secondo me, sulla quale dobbiamo mettere l'accento è come abbiamo unito varie strategie, varie tecniche per arrivare a capire che effettivamente potrebbe esserci sinergia tra tutte le cose che abbiamo detto e di conseguenza qui fare un'operazione al ribasso è un qualcosa di intelligente. Ti torna, Riccardo? Sì, sì, chiarissimo, stiamo cercando di arricchire la nostra analisi per fare in modo di capire se ci sono elementi che sono, diciamo, che accordano tra di loro e che non sono discordanti, e questo ci permette ovviamente di avere più tesi e più motivi per prendere una posizione. Bravissimo, metti che invece di adesso, ovvero in questo momento siamo al 27 di aprile, quindi proprio a cavallo di questo periodo in cui statisticamente cominciano i ribassi, se fossimo stati a fine settembre, ecco che magari qui era più probabile che i prezzi avrebbero potuto continuare a salire. In verità siamo
lo vediamo qui, all'interno di un movimento al ribasso importante c'è stato un rialzo di grandi dimensioni che però non ha nemmeno superato il 50% del movimento ribassista, quindi la metà sostanzialmente di questo ribasso, quindi ci sono tutte le carte in regola per appunto pensare che i prezzi possano avere uno storno. Ecco, quindi insomma in questo caso i prezzi potrebbero tranquillamente stornare e scendere e a darci l'opportunità di fare un'operazione al ribasso. Sempre parlando di stagionalità, vorrei farti vedere il grafico dell'oro, che è uno degli strumenti finanziari che avevamo utilizzato, se ti ricordi, per parlare nei precedenti video delle figure dell'analisi tecnica. In particolare, avevamo, se ti ricordi nel precedente video, Riccardo, eravamo posizionati qua e avevamo detto che con buone probabilità i prezzi sarebbero saliti. Sicuramente ti ricordi anche dove avevamo messo il target, ma te lo ricordo io perché avevamo praticamente utilizzato la tecnica per capire dove i prezzi possono arrivare. Ma faccio un passo indietro e spiego che cos'è il triangolo. Il triangolo, che è una delle figure dell'analisi tecnica più potenti in assoluto. Tra l'altro ricordo a chi ci segue che comunque abbiamo fatto sempre insieme su quella playlist che comunque trovate in descrizione un video anche sulle figure dell'analisi tecnica se volete andare ad approfondire. Qui prendiamo il caso dell'oro che è molto interessante, che avevamo già trattato, e la figura di cui andiamo a parlare, di cui sta per andare a parlare Luca, è il triangolo, che ci Esatto. permette di trovare qual è un possibile andamento e quale può essere il nostro target price, quindi il prezzo a cui dopo aver comprato andiamo a vendere. Esattamente. Infatti nell'esempio che troverete nei video precedenti avevamo fatto un'analisi ed eravamo proprio in questo periodo che sto tracciando che sto disegnando o scarabocchiando con il blu e avevamo detto siamo di fronte ad un triangolo rialzista, che è questa figura che ho individuato, è molto probabile che i prezzi crescano e vadano fino a un determinato punto che adesso vediamo. Perché il triangolo è una figura estremamente potente ed estremamente importante? Perché raramente sbaglia e anche dal punto di vista dei target, quindi degli obiettivi di prezzo, davvero è molto molto preciso. Nello specifico dovete immaginare il triangolo come se fosse, non so quanti di voi hanno mai provato, ma una sorta di canna dell'acqua che voi state utilizzando per annaffiare il giardino. Che cosa succede quando voi tappate con il dito la parte finale da dove esce l'acqua? Per un po' riuscite a tenere chiuso, dopodiché la pressione dell'acqua aumenta così tanto che per forza dovete lasciare andare il dito e l'acqua fuoriesce in maniera molto violenta. Ecco, la stessa cosa, lo stesso concetto succede quando i prezzi si cominciano ad incastrare all'interno di un triangolo. Vedete che cosa succede? Qui abbiamo il nostro flusso di acqua che entra, i prezzi a un certo punto cominciano appunto ad accumulare forza perché? Perché i compratori guadagnano sempre più terreno rispetto ai venditori che non possono fare nient'altro che difendere, tra virgolette, questo livello di prezzo. Ok? Cosa succede? Che la forza del prezzo, che possiamo far finta essere acqua, entra all'interno di questa figura e viene schiacciata sempre di più, tanto più che la figura diventa stretta, perché vedete quanto è più stretta qui la figura rispetto a quando è cominciata? In tutto questo periodo, che vi faccio notare su questo grafico, è durato tantissimo, perché adesso vi cancello un po' di scarabocchi e vi faccio vedere, ma quando è cominciata eravamo nel 2015 qua e ce la siamo portata avanti fino al 2019. Quindi stiamo parlando, ecco, una cosa importante, Riccardo, tutto quello che diciamo vale sia sui grafici settimanali
giornalieri, orari a 5 minuti e anche 1 minuto, ok? Perché, come ben sai, nell'analisi tecnica, nell'analisi grafica vale, diciamo, la regola della matriosca, ovvero tutto quello che vediamo su un grafico di ampio respiro poi funziona anche su grafici molto più piccoli. Quindi non spaventatevi se vi faccio vedere una figura che dura dal 2015, perché se vi metteste su un grafico a 1 minuto ne vedreste 2 al giorno di queste figure, ok? Quindi non è che dovete aspettare tutti questi anni per vedere una figura, dipende dal time frame che stiamo utilizzando, ok? Quindi in questo caso che cosa succede? I prezzi entrano, cominciano a incastrarsi all'interno di questa figura finché a un certo punto la forza è così superiore da parte dei rialzisti rispetto ai ribassisti che la diga cede. Il muro che i ribassisti hanno costruito cede e i prezzi vanno verso l'alto. Ora qui noi abbiamo un'informazione molto molto interessante, molto importante, perché proiettando quella che è la distanza che c'è tra l'inizio della figura del triangolo e la parte alta del triangolo, quindi in questo caso qui, vedi che si forma un pallino grigio dove ho il mouse, io non faccio nient'altro che traslare dal punto di rottura verso l'alto e vedi dove arriva? Va esattamente dove avevamo visto la scorsa volta, ovvero in area 1700. Adesso io vado a tracciare una bella linea orizzontale, ecco, proprio sul punto, così vado a cancellare questa linea e andiamo a vedere che cosa è successo. Proprio sul punto in cui avevamo il nostro target, che non ce lo siamo inventato ma ce l'ha consigliata la figura stessa, effettivamente poi c'è stato un bel ribasso dei prezzi. Perché? Perché quando si arriva a target, appunto, generalmente o c'è un'inversione di tendenza o c'è una presa di profitto molto molto importante, e vedi che c'è stato un forte ribasso che ti faccio vedere anche sul grafico giornaliero. Eccolo qua. Vedi? Guarda che cosa è successo. I prezzi hanno toccato per una prima volta, poi hanno toccato una seconda volta e c'è stato effettivamente un bel ribasso. Ora ti faccio vedere, perché chiaramente questo è quello che è successo nel passato, ma adesso che cosa facciamo con l'oro, Riccardo? Lo compriamo? Quindi ci mettiamo al rialzo oppure ci mettiamo al ribasso? Aspetto di vedere la tua analisi. Perfetto, guarda, e in questo caso abbiamo una situazione molto molto interessante. Perché? Perché abbiamo davvero tantissimi elementi qua. Intanto ti faccio notare una cosa interessante. Vedi che dove i prezzi hanno avuto poi lo storno, che era quel punto famoso dove avevamo individuato il target grazie al triangolo che abbiamo visto prima, questo non è stato solamente un punto ottimo dove andare a chiudere la nostra posizione, dato che poi c'è stato uno storno. Ma guarda che cosa sta succedendo adesso. I prezzi hanno di nuovo superato questo livello, sono saliti e in questo momento ci hanno rimbalzato sopra e stanno tornando verso l'alto. Ok? Lo vedi cosa è successo? I prezzi hanno rotto, hanno rimbalzato, diciamo, hanno stornato andando a rimbalzare proprio su questo livello e stanno tornando a salire. Quindi che cosa sta succedendo? Sembrerebbe che i prezzi ci stiano dando una conferma che, nonostante la figura sia stata completata e abbiamo avuto la conferma da questo grosso ribasso, sembra che i prezzi abbiano voglia di continuare al rialzo, proprio perché sono passati al di sopra di questo livello e addirittura hanno usato questo livello come punto per rimbalzare e ripartire verso l'alto. Ti è chiaro fino qua? Chiarissimo. Perfetto, quindi in questo momento, senza farci troppe seghe mentali, siamo di fronte ad un grafico rialzista. Ora, dato che qui non abbiamo delle trend line che sono state rotte, non abbiamo dei riferimenti dati delle trend line, che cosa possiamo utilizzare? Possiamo tornare a chiedere un parere alla stagionalità. Andiamo appunto
qui sulla stagionalità dell'oro. E che cosa vediamo? Andiamo a vedere come mediamente la stagionalità si muove appunto in questo periodo dell'anno. E vediamo una cosa interessante, perché vediamo che a fine aprile abbiamo un mesetto e mezzo di un movimento che possiamo considerare laterale ribassista, e poi attenzione, perché a metà mese di giugno generalmente abbiamo un rialzo molto forte che porta il prezzo dell'oro a crescere fino alla fine di novembre, ok? Quindi abbiamo la parte importante del trend rialzista all'interno di un anno arriva proprio tra la metà di giugno e la fine di novembre. Quindi in questo caso noi che cosa possiamo fare, Riccardo? Beh, ce lo consiglia proprio la stagionalità, ci dice: ragazzi, siete di fronte ad un grafico rialzista, avete delle conferme in cui addirittura quello che era un target è stato rotto al rialzo ed è già stato utilizzato come trampolino di lancio. Beh, se i prezzi dovessero nelle prossime settimane tornare su questo livello, beh, ci sarebbero delle buone probabilità che il prezzo poi cominci a salire e vada a segnare un bel rialzo fino alla fine dell'anno sostanzialmente. Ok? Ti piace come analisi? Sì, 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 mi piace, mi piace. L'unica cosa che forse potrebbe venire fuori da questa analisi è poi come si fa a determinare il prezzo a cui acquistare, perché abbiamo detto che potrebbe essere un buon momento di acquisto. In questo momento, qual è il prezzo giusto e come andare a capire qual è il prezzo giusto? Perfetto, hai fatto una domanda molto utile, molto intelligente. Quando si vuole andare a comprare, ci si riferisce e si ha come, diciamo, metro di misura sempre lo storico sostanzialmente. In questo caso abbiamo questo livello qua, che è un livello che dal grafico capiamo essere molto importante, perché abbiamo i prezzi che qui si sono fermati ed era il target del movimento al rialzo precedente. Abbiamo una grossa candela che rompe questo livello, quindi per rompere questo livello è servita davvero tantissima forza. Abbiamo una grossa candela rossa, quindi negativa, che si scontra contro questo livello. Dopodiché c'è un rimbalzo, quindi i prezzi non riescono a rompere tutto questo livello. Io direi che in linea con quella che è la stagionalità, quindi con la tendenza che potremo avere nelle prossime settimane, se i prezzi dovessero effettivamente tornare su questo livello, ok, quindi in questa zona 1680, beh, da qui potremo tranquillamente costruire delle posizioni rialziste per cercare appunto di prendere e sfruttare ulteriori rialzi. Dove potrebbero arrivare questi rialzi? Te lo dico io. Per Sto farlo, aspettando. per farlo chiaramente, perché vedi, il grafico giornaliero non ci dà delle indicazioni, perché è un grafico estremamente rialzista dove non abbiamo una trend line, non abbiamo dei riferimenti. Quindi dobbiamo andare sul grafico superiore, ovvero da giornaliero ci dobbiamo spostare al grafico settimanale, che vediamo qua. Fammi fare un po' di pulizia di cose che avevo disegnato per altri motivi. E che cosa vediamo in questo caso? Beh, vediamo che in questo momento appunto siamo a 1711, abbiamo un livello estremamente importante di prezzo che è proprio qui, ovvero su questi massimi che adesso ti vado ad evidenziare, che corrispondono addirittura al 2011 e 2012. Ok? Quindi in questo momento vero è che non abbiamo riferimenti su un grafico giornaliero, ma abbiamo riferimenti che arrivano dal passato. Ricordiamoci sempre che i grafici sono la memoria storica di quel determinato strumento finanziario che stiamo studiando. E in questo caso i livelli più importanti dove possiamo andare a trovare appunto dei target price sono le resistenze precedenti. E in questo caso il livello di 1800 dollari per oncia è un livello non solo interessante da utilizzare come target,
ma è una vera e propria calamita, perché i livelli di massimo e minimo che troviamo sui grafici, soprattutto se sono molto vecchi, come in questo caso, sono delle vere e proprie calamite che richiamano a loro i prezzi. Quindi in questo momento storico è molto probabile appunto che i prezzi dell'oro continuino a salire, e il grafico ci fa immaginare che possano continuare a salire, e 1800 è un ottimo risultato. Tra l'altro, Riccardo, ti do un ulteriore strumento da utilizzare nelle nostre analisi che non abbiamo mai nei video precedenti, e magari potremo fare una lezione speciale proprio su questo. Anzi, chi ci sta ascoltando, se siete interessati a una lezione speciale su questo, lasciate un commento e scrivetecelo, così Riccardo poi eventualmente la organizza. Che ne dici, Riccardo? Va benissimo, anzi, sicuramente la organizzeremo, quindi se volete iscrivetevi e quel video arriverà sicuramente. Su tuo Beh. suggerimento si può fare tutto. Però scrivetelo nei commenti, che sennò Riccardo poi si dimentica. E ti faccio vedere questa cosa. Questo tool molto interessante che è presente sulla piattaforma ci dice una cosa interessantissima, ovvero ci dice quanti sono i trader in percentuale posizionati short, quindi al ribasso, e quanti invece sono quelli posizionati long. In questo caso e in questi giorni sta succedendo sull'oro una cosa molto molto strana, che raramente succede, ovvero sono di più i trader posizionati short, quindi al ribasso. È un qualcosa di molto strano, perché è raro che la maggior parte degli speculatori si posizioni al ribasso sull'oro, perché come ben sai l'oro è un bene rifugio e tendenzialmente tutti sono portati a comprarlo. Siccome però la stragrande maggioranza dei trader perde soldi, negli ultimi 3 anni è sempre successo che quando la maggior parte dei trader è posizionata short, quindi al ribasso, i prezzi dell'oro salgono. E questo succede un po' con tutti gli strumenti finanziari. Quando ci sono tanti trader posizionati, per esempio al ribasso, è molto probabile che i prezzi vadano verso l'alto. Questo proprio perché nei mercati finanziari sono pochi a guadagnare tanto. Questo è un messaggio anche alle persone che ci stanno ascoltando. State attenti perché tante persone nel trading perdono soldi e pochi guadagnano tanto, quindi bisogna anche cercare di stare attenti in questo mondo e fare le opportune analisi. Esatto, esattamente, proprio perché appunto è molto facile perdere soldi, soprattutto per una questione psicologica, e di conseguenza i pochi che arrivano a capire determinate dinamiche riescono poi a guadagnare. Questo è un trucco che consiglio di utilizzare a chi ci sta ascoltando. Guardate sempre come sono posizionati gli altri trader, e nella piattaforma di Kimura è un qualcosa che è facilissimo da avere, perché su ogni grafico è presente questo tool. Sull'oro in particolare, quando si arriva ad avere un 55, 56, 57, 58, 60% di trader posizionati short, è molto probabile che i prezzi salgano. In questo caso abbiamo davvero tutto che coincide. Tra l'altro, come ben sai, le banche centrali di tutto il mondo stanno stampando una quantità di moneta incredibile in questo momento. Investire sull'oro, quindi al rialzo sull'oro, è uno dei pochi modi per combattere l'inflazione. Di conseguenza il target a $1.800 per oncia, secondo me, è molto 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 probabile che venga raggiunto. Capito, chiarissimo. Quindi in questo momento, tra l'altro, ci hai anche dato una piccola chicca di macroeconomia per capire e interagire anche e integrare la nostra analisi. Il segreto è più informazioni abbiamo a nostra disposizione che sono pro la nostra analisi, ovviamente meglio è. Bravissimo, bravissimo. In pratica noi è come se fossimo degli elettricisti che vanno in casa del cliente con la valigia degli attrezzi. Chiaramente più attrezzi possiamo portarci dietro e più probabilità abbiamo di risolvere il problema al cliente. E la stessa cosa funziona con il trading, funziona con l'analisi. Se
abbiamo tanti strumenti che riusciamo a mettere assieme e questi strumenti ogni tanto capita che dicono tutti la stessa cosa, chiaramente le probabilità a nostro favore aumentano. Se ti ricordi, nei precedenti video avevamo parlato anche di oscillatori e di indicatori dell'analisi tecnica, che sono sostanzialmente degli algoritmi di fatto che vanno ad utilizzare i prezzi degli strumenti finanziari per disegnare sostanzialmente delle linee che ci aiutano ad interpretare i prezzi. Proprio per farti un esempio di un oscillatore, volevo farti vedere quello che sta succedendo sul petrolio. Tra l'altro proprio abbiamo fatto una live pochi giorni fa molto bella dove abbiamo analizzato quello che sta succedendo. Il petrolio continua a essere molto debole perché in questo momento i prezzi del petrolio quotano 12,31, quindi siamo molto bassi. I prezzi del petrolio così bassi non si vedevano da tempo, però, caro Riccardo, cominciamo a vedere dei segni di svolta, non tanto sul grafico, perché sul grafico vediamo un prezzo molto debole che continua a fare dei minimi, ma vediamo un segno di svolta sull'indicatore. Questo nello specifico è l'indicatore RSI, che come vedi sostanzialmente va a reinterpretare l'andamento del prezzo attraverso delle formule, ok? Ci sono vari strumenti, vari oscillatori che possiamo utilizzare. Questo che si chiama RSI, che sta per Relative Strength Index, ovvero indice di forza relativa, sostanzialmente va, diciamo, ad analizzare il prezzo del grafico attraverso delle formule. Anche qui, volendo, se per chi vuole approfondire, nell'Academy di investire.biz c'è proprio la sezione indicatori oscillatori con tutti appunto anche le formule, la spiegazione e addirittura anche il file Excel con l'esempio del calcolo. Quindi, tornando sui grafici, che cosa ci dice sostanzialmente questo indicatore? Ci dice in ogni momento se il prezzo ci sta dicendo una bugia oppure no. Molto semplicemente. Ti faccio vedere per esempio cosa è successo in passato sul precedente minimo che è stato segnato dal petrolio nel dicembre del 2018. Guarda che cosa è successo. Concentriamoci sul grafico. Abbiamo i prezzi che scendono da 76 dollari, arrivano a 50 circa, c'è un piccolo rimbalzo e poi i prezzi continuano a scendere, ok? Arrivano fino a 44. In questo punto nessuno pensava che i prezzi avrebbero potuto iniziare a salire. L'unico che ci diceva che questa porzione di ribasso non aveva più la stessa forza di questa porzione di ribasso era proprio l'RSI, che guarda che cosa ci diceva? Ci diceva, ragazzi, guardate che i prezzi hanno sì segnato un minimo qua e io me ne sono accorto, l'ho segnato anch'io, ma questo nuovo minimo non ha più tutta la forza che aveva il movimento precedente, tant'è che, guarda, ho segnato un minimo superiore. Tolgo gli scarabocchi così si vede meglio. Lo vedi Riccardo? Questo minimo è superiore rispetto a questo minimo, nonostante sul grafico invece ci sia un minimo inferiore. Questo è un esempio di divergenza, ovvero quando i grafici e l'indicatore divergono, dicono una cosa differente. Con in mente questo esempio, ti faccio vedere quello che sta succedendo in questo momento. Sta succedendo esattamente la stessa cosa. Abbiamo un ribasso che è partito da 65 dollari, un rimbalzo in area 30 e nuovi minimi in questo momento intorno a 12. Ma l'indicatore ci dice attenzione perché questo nuovo ribasso, questo secondo ribasso non ha la stessa forza del precedente, tanto che questi minimi sono superiori ai minimi precedenti, ok? Quindi anche in questo caso abbiamo aggiunto un ulteriore strumento che, se ti ricordi, avevamo analizzato nello specifico, avevamo fatto una puntata apposta e appunto
In questo caso vediamo che potrebbe essere arrivata il momento per un'inversione di tendenza sul petrolio. Come facciamo ad individuare effettivamente il momento in cui potrebbe esserci questa inversione di tendenza? Beh, semplicissimo. Andiamo ad utilizzare il primo strumento che abbiamo utilizzato nelle analisi di oggi, ovvero le nostre trend line. Di che cosa ci accorgiamo? Beh, ci accorgiamo di una cosa interessante, ovvero che abbiamo delle trend line, tra cui una che è molto vicina al prezzo, di conseguenza potrebbe succedere che non sappiamo quando, ma a un certo punto verrà rotta questa trend line, ci sarà il pullback, quindi il rimbalzo verso la zona di rottura, e i prezzi poi potranno cominciare di nuovo a salire. Avremo come primo target questa trend line che, se poi a sua volta venisse rotta al rialzo, allora chiaramente potremmo avere un petrolio che potrebbe proseguire al rialzo. Come facciamo ad avere un'idea di quello che potrebbe essere il futuro del petrolio? Semplicissimo, andiamo a vedere la stagionalità, perché esiste la stagionalità anche del petrolio. E che cosa vediamo? Beh, vediamo sostanzialmente che il mese di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre sono mesi positivi, quindi se dovesse esserci una rottura verso l'alto di queste trend line che abbiamo appena disegnato, diciamo che potremmo sfruttare eventuali movimenti per un'operatività al rialzo sul petrolio. Però qui mi viene una domanda: a livello macroeconomico la nostra tesi non viene confermata perché in questo momento il mondo è fermo, quindi gli aerei, le macchine, tutti i mezzi non hanno bisogno di petrolio. Quindi cosa si può fare ragionando anche su questa cosa? Guarda, ragionando su questa cosa, chiaramente dobbiamo stare ad aspettare. Se ci dovesse essere una rottura, a parte che i prezzi potrebbero tranquillamente continuare a scendere, ok? Teniamo presente che, parlando di una materia prima, non esiste il fallimento come invece potrebbe essere per un'azienda. Di conseguenza monitoriamo questa trend line, perché teniamo presente appunto che i prezzi del petrolio si potrebbero scendere, ma sotto zero non potranno andare se non per brevi istanti. E teniamo presente che, per esempio, in Italia tra pochi giorni la situazione dovrebbe cominciare a sbloccarsi. Ti faccio un esempio: prima tornavo da pranzo e ho visto il mio parrucchiere sotto l'ufficio che sta aprendo un negozio e lo aprirà da domani mattina, quindi prima o poi il mondo si deve sbloccare, assolutamente. La cosa migliore da fare è, come sempre, ragionare in un insieme, usando un insieme di strumenti. In questo caso, se dovessimo avere dei segnali di ripartenza da parte dell'economia e una bella rottura della trend line, allora in questo caso potremmo provare a fare un'operazione al rialzo sul petrolio. Chiaramente la cosa importante da ricordare: non avremo mai la certezza di fare un'operazione giusta, motivo per cui è importantissimo proteggerci con gli stop loss e appunto fare in modo che un'operazione sbagliata non vada a compromettere tutto il nostro conto, ma chiaramente vada a farci perdere solamente una piccola parte che non mette in discussione tutto il resto che stiamo facendo. Sì, comunque il segreto nel trading è quelle volte in cui si guadagna di più delle volte in cui si perde, perché Esatto. alla fine sicuramente ci saranno delle volte sicuramente in cui la nostra analisi sarà sbagliata e avremo torto. Durante quelle volte la perdita deve essere inferiore alle volte in cui noi abbiamo ragione. Esatto, E esattamente. qui addirittura potrebbe esserci un altro argomento dei video che andiamo ad approfondire, è come impostare lo stop loss, che penso in questo momento, per questioni di tempo, stiamo facendo una lezione di più di un'ora, non ci sarà abbastanza tempo a affrontare. Esatto, ne faremo una dedicata dove parleremo di money management, quindi appunto della gestione dell'operazione e la gestione del rischio, quindi assolutamente. E poi chiaramente tutti questi concetti, Riccardo, come ben sai, qualora qualcuno volesse approfondirli, come ben sai abbiamo tanti corsi sul sito investire.biz che è possibile trovare appunto nella sezione corsi. Tra l'altro ti ricordo a tutti quanti Sì, che se volete... Luca gentilmente, tra l'altro, per questi corsi mi ha anche fornito un codice bonus
ricca, tramite il quale, se volete, avete un 10% di sconto su tutti i loro corsi, se volete approfondire ogni singolo argomento. Esatto, esattamente, infatti ce ne sono diversi, cioè in particolare questo è un corso estremamente completo che ne racchiude 7, però se per esempio una persona volesse approfondire l'analisi tecnica, le figure dell'analisi tecnica o solamente gli oscillatori, abbiamo dei corsi specifici dove appunto si può utilizzare il tuo codice per avere uno sconto. Riccardo, se sei d'accordo, io per oggi mi fermerei qua. La cosa interessante appunto da notare, da capire è come su ogni grafico che abbiamo utilizzato partendo dal Bitcoin abbiamo poi incastrato vari tipi di strumenti, vari tipi di analisi che ci permettono di farci un'idea chiara su quello che potrebbe essere il futuro più probabile di un determinato strumento finanziario. Guarda Luca, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e per questa lezione gratuita. Qui sotto nei commenti, ragazzi, se volete diteci argomenti che vorreste approfondire e noi sicuramente potremmo farci un video in futuro. Quindi iscrivetevi se non volete perdervi quei video e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora Luca. Ciao Riccardo, ciao a tutti, buon trading!